Ciao! In questo video vi racconterò le gesta di un basso diventato leggenda. Cercherò di essere il più breve possibile, ma l'epopea di questo strumento va spiegata per bene. In 5 minuti proverò a riassumere la storia avventurosa e travagliata di un basso senza pretese che è stato massacrato, ricostruito, riverniciato e diventato capostipite di una linea che ha contribuito a rendere Birra Liuteria nota in mezzo mondo. Poi spedito in America, dimenticato, recuperato con metodi discutibili, sottratto con l'inganno, spaccato di nuovo, venduto 2 volte, rifiutato, abbandonato, ritrovato e finalmente è di nuovo qui. Questo basso ha attraversato 2 volte l'oceano e 3 volte gli Stati Uniti coast to coast. Ed è incredibile che sia di nuovo qua. Questo basso nasce come uno scorcio base, senza fronzoli, giusto l'elettronica attiva. Appena finito di costruire viene spedito al suo nuovo proprietario e si fa il primo viaggio della sua vita fino a Napoli. Il proprietario mi chiama infuriato perché gli è arrivata una scatola schiacciata e un basso spezzato in 2. Ovviamente la prima cosa che faccio è tranquillizzare il cliente e fargliene subito un altro, chiedendo un risarcimento purtroppo parziale al corriere, che non userò mai più. Solo servizi premium assicurati per l'intero valore dello strumento da lì in poi. Il basso mi viene rispedito e in poche parole l'avevano infilzato con la forca del muletto, trafiggendo la scatola dell'imballaggio e spezzandolo in 2 sulla parte destra del body. Essendo un basso inservibile, chiaramente non più vendibile, decido di usarlo come test per una verniciatura un po' strana che mi era venuta in mente. Troppo strana perché qualcuno potesse ordinarla senza prima vederla. La verniciatura corsa. Questo infatti è il primo scorcio corsa, probabilmente il più vistoso, quello con la livrea azzurro e arancio che ha spopolato poi sui social e mi ha portato a vendere tantissimi scorcio in tutto il mondo. La verniciatura fa talmente scalpore che una bassista piuttosto famosa, ovviamente per ragioni legali, in questo video non posso fare nomi, mi chiede di farne uno per lei, con i colori che vorrà lei, però sai, è famosa, è piena di follower, prima di ordinarne uno lo vuole provare. Qui faccio il primo errore e dietro alla lusinga dell'artista affermata che spopola in rete, con un mio basso in mano offro di mandare un basso demo come prova e in attesa di fabbricare il basso per lei su sue specifiche. In cambio chiedo che nel frattempo lo usi e si faccia vedere con il mio scorcio. A basso ultimato me lo avrebbe reso. Il basso destinato a partire sarà inevitabilmente lo scorcio corsa, il primo, quello resuscitato. È l'unico già pronto e comunque, parliamoci chiaro, mica lo potevo vendere tanto. Lo strumento parte, destinazione Los Angeles. 2 giorni dopo, succede una pandemia mondiale. LA è completamente in lockdown, nessuno può uscire, nessuno può suonare. Inizio a scrivere alla bassista, ma me lo fai questo video, una foto almeno? Sì, poi te lo faccio. Niente. Passano settimane e mi risponde, mi sono trasferita a San Francisco perché la situazione a LA è inaffrontabile e il basso l'ho lasciato al mio coinquilino, non so quando tornerà. Ecco, brava, perfetto. Ah, e mi devi pure ripagare la muta di corde nuove che ci ho messo. Ma pure, poi? Serve altro? Passano mesi, almeno 3 o 4, e non risponde più nemmeno alle mail. Nel frattempo i miei toni da professionali e concilianti sono diventati stizziti e polemici, ma niente, la faccenda non evolve. A questo punto mi scrive un altro bassista statunitense, vuole assolutamente un mio basso fatto su sue specifiche, però lo vuole provare prima, colpo di genio. Vatti a prendere il basso di quella tizia lì, lo provi, se ti piace te ne faccio uno e poi mi rimandi quello lì. Lui sta praticamente sull'oceano opposto, ma non è un problema, manderà qualcuno a prenderlo.
I due si contattano per mail e si offendono subito, ma subito, volano offese senza senso. Iniziamo benino. Lei nicchia, dice che non è a casa, che è a San Francisco, il basso è lei. Insomma, per farla breve, questo coinquilino si sente bussare alla porta. È un amico dell'altro bassista che, senza troppe cerimonie, entra, si prende il basso e va via. Per quanto un po' scioccato dalla brutalità del ritiro, mi conforto sapendo che il basso adesso è in mani di qualcuno che lo suona. E infatti lo suona. Fa 3 note, ma lo suona. Fa dei video. Al secondo video, che faceva col potenziometro dei bassi completamente a zero e con il volume tenuto a metà, gli raccomando di equalizzare a modino. Un po' si offende. Mi manda un video, lo monto, lo pubblico. Si incazza. Cosa hai fatto con quel video? Sembro grosso. Io non sono così. E mi manda una foto sua a testimonianza del suo vero look. Ma sarà la camicia, gli dico. Mi rimanda un altro video con la camicia nera invece che bianca. Oh, si incazza di nuovo. Sembra enorme, colpa del tuo basso piccolissimo. È un basso giocattolo che mi fa sembrare grosso. Però tanto magrolino non sei, vabbè, non voglio un basso scala 32, lo voglio grande, con la paletta, voglio uno stige. Va bene. E mi manda una mail con tutte le specifiche. Ogni volta che deve scrivermi qualcosa, manda di nuovo quelle specifiche. Ho capito. Anzi, no, voglio uno scorcio, ma 34. Va bene. E anche lì 200 mail con le specifiche. Gli spiego la differenza fra 34 e 32, del fatto che 2 pollici di differenza non sono 1 metro, che non sarà visivamente molto diverso da quello che ha già, e si incazza. Dice che lui è bravo, è esperto e sa scegliere un basso. A me, da quello che scrive, pare proprio di no, ma lasciamo perdere. Un giorno, mi ricordo, ero a Lucca a comprare degli occhiali da sole, ma pioveva. Un suo video che aveva le solite 5-6 visualizzazioni sul mio canale arriva di punto in bianco a 1000 visualizzazioni in più. Esattamente 1000, tutte per l'intera durata del video, tutte con thumbs up. Vado a vedere la provenienza, tutti da server turchi. Una settimana dopo, di nuovo esattamente 1000 visualizzazioni, tutti thumbs up, tutti dalla Turchia. Gli scrivo, ascolta, non è che... qualcuno compra le views? Non lo fare, che mi danneggi il canale se YouTube lo scopre. Ovviamente nega tutto. Ovviamente le visualizzazioni si interrompono completamente. Vabbè. Intanto il suo profilo Instagram, esattamente di 10.000 persone più 12, ha 2 like per post. Un po' bassa come reach, ma che è combinato, non è che... E si incazza. Per 3-4 mesi alterna mail in cui dice di quanto è contento di avere un mio basso a mail in cui, in maniera completamente casuale, dice che gli ho mancato di rispetto. Io poi. A un certo punto fa, quando arriva il basso posso tenere questo basso qui per mia moglie. Ma smetti un po'. Poi, prima dell'estate 2021, sai, io e la mia famiglia volevamo fare una vacanza in Italia visitando i marchi che collaborano con me. Allora, prima cosa, l'Italia è lunga, non è che dici Italia, uno è in Veneto, uno è in Campania, io sono a Pisa, via. Poi siamo in piena emergenza sanitaria, vedi un po' se stai a casa tua, vai. Alla fine dell'estate 2021 arriviamo al tracollo. Mi scrive che è inciampato sul basso, l'ha fatto cadere e ci è montato sopra. Dice di aver fatto un piccolo danno alla vernice e mi fa vedere la foto. Vuole sapere che vernice usare perché farà il ritocco lui con lo stucco e il pennello. Ovviamente gli dico, cercando di non apparire troppo incazzato, di lasciarlo così, perché la toppa sarebbe peggio del danno e non ha gli strumenti necessari per risolvere. A quel punto si incazza con me, dicendo che non mi devo permettere di sminuire le sue doti di fai da te, che lui a scuola era bravo col woodworking. Allora, siccome mi era venuto a noia, faccio notare che oltre ad aver sciupato un basso non suo, si vuole anche incazzare con me e farmi passare dalla parte del torto, e che la faccia un po' finita. A scuola hai restaurato le persiane, bravo. Ma non ce l'hai la vernice bicomponente, la cabina di verniciatura,
l'aerografo HVLP e si incazza. Poi si tranquillizza. Poi 2 giorni dopo si incazza di nuovo, tutto per conto suo. E dice di voler interrompere ogni collaborazione, non vuole più il basso nuovo e mi rispedisce il basso se gli pago le spese di spedizione. Non me lo faccio ripetere 2 volte, guarda, che io debba stare qui a prendermi insulti da uno mai visto né conosciuto, no. La mia risposta è: ok, questo è il mio indirizzo, tanti saluti. Si incazza. Ho cambiato idea, se rivuoi il tuo basso devi mandarmi anticipatamente $800 per il disturbo. In pratica mi chiede il riscatto. Guarda Ciccio che telefono a Coso, allo sceriffo della tua contea e lo avverto di queste minacce. E lì mi blocca da tutti i social network. Oh, listen to me, te, ma io sono italiano. Hai trovato un brutto cliente, forget about it. Sparisce. Nel frattempo sento un paio di avvocati che più o meno mi dicono: sì, ciao, non lo rivedi più, mica puoi impelagarti nel diritto internazionale, mettici una pietra sopra. Pochi giorni dopo noto anche un annuncio di vendita su Reverb. Lo vende lui per $1.200 con lieve ammaccatura. Ovviamente a questo prezzo, già in America, visto e preso. Il basso finisce in mano di un fan del marchio. È qui che la storia travagliata di questo basso gli concede un'opportunità di salvezza. Quando quel tizio ci è montato sopra, ha riaperto le ferite fatte dalla forca di quel muletto nel suo primo viaggio prima di essere riverniciato. Il basso arriva quindi non esattamente con lieve ammaccatura, ma con una bella crepa da parte a parte del body. Il nuovo acquirente se ne lamenta col venditore, quello lì, che tanto per cambiare sparisce e non vuole rimborsare l'acquisto. Contatto Reverb, faccio il diavolo a 4, segnalo che lo strumento è di mia proprietà. Niente, non partecipano, non aiutano, dicono che possono intervenire solo se richiesto dalle forze dell'ordine. Contatto il nuovo proprietario, che è molto gentile, e mi dice che ha restituito il basso a Reverb e che ha avuto i soldi indietro. Già che ci sono, gli offro uno scorcio nuovo con un bello sconto. Quel basso sparisce, valgono a poco le mie continue mail allo staff di Reverb. Poche settimane fa però un amico mi segnala l'apparizione di uno scorcio sul mercato dell'usato, un inserzionista di Chicago. Controllo subito, è proprio quel basso lì. Il basso è segnalato come gravemente danneggiato con tanto di foto della crepa sul body. Contatto immediatamente l'inserzionista dicendo: non so come dirlo diversamente, ma quello è proprietà mia, stai vendendo una cosa che non è tua. Contatto anche Reverb. Ragazzi, io sono mesi che ve lo dico, quel basso è una mia proprietà che è stata danneggiata e trafugata. Ora lo state vendendo. Questa è ricettazione. Poi, se domani siamo su tutti i giornali, qualcosa si muove. Puoi certificare con qualche prova che il basso è tuo? L'ho fatto io. Ci sono tutti i carteggi precedenti dove vi dicevo che stavano cercando di venderlo dopo avermelo sottratto. Toh, vuoi le foto? Ecco le foto. Senza troppe spiegazioni me l'hanno mandato a spese loro. Adesso il basso è qui. Ha una brutta crepa sul body, 2 o 3 ammaccature e qualcuno si è fregato la tracolla imbottita. Però con le sue ferite di guerra si è guadagnato la salvezza e adesso una meritata pensione. Ne ha già viste troppe, non lascerà più il mio laboratorio, rimarrà come Cimelio e sarà disponibile come esemplare demo per chiunque voglia venire a provare il suono e a sentire la leggerezza dal record del Beer Scorcio. Però solo se prendete appuntamento prima, se no non vi apro nemmeno. Ma come mai puzza di pollo fritto?